Buongiorno amici del canale, sono Elisabetta Soro, ormai ci conosciamo, sono qua con Mauro Biglino e Riccardo Rontini. Intanto vi anticipo una bellissima notizia. La collana dei fumetti Elohim, che tanti amici del canale, della community ci stanno chiedendo, sta ripartendo, anzi è già ripartita, quindi Mauro Biglino è qua a raccontarvi, Riccardo Rontini, designer, si è occupato proprio dei disegni e della sceneggiatura di tutto il lavoro e ci racconterà un pochino dei loro inizi. Io sono molto contenta perché sono una loro collezionista e mi mancavano dei volumi, quindi sono contenta, soprattutto il volume 1 che è quasi introvabile. Saranno in una versione nuova e poi vi racconterà Riccardo il tutto. Perché proprio quest'anno? Abbiamo seguito il Eternals della Marvel, del suo autore Jack Kirby, sappiamo essere un americano, nato da mamma e papà ebrei, e ha pensato bene, attraverso questa novella, di parlarci di queste creature note come celestiali che circa 1 milione di anni fa, dopo aver fatto un'opera simile su altri innumerevoli pianeti, giungono sulla Terra per sperimentare il genoma umano. Questa prima schiera dei celestiali crea 2 razze, gli immortali, potenti, eterni, e i devianti, che già come dice il nome tendono a degenerare. Che cosa fanno? Manipolano il DNA di alcune scimmie, portando così alla nascita, generazioni dopo, di individui dotati di superpoteri. A me ricorda qualcosa, quindi darei la parola a Mauro e naturalmente a Riccardo che ci raccontano come è iniziato questo loro progetto. Grazie. Grazie a te Elisabetta di questa introduzione, di questo collegamento con gli Eternals della Marvel, perché in effetti il fatto che sia stata questo racconto sia nato dalla mente di una persona appartenente a famiglia ebraica mi ricorda anche che anche altri 2 appartenenti a famiglie ebraiche sono quelli che hanno inventato il personaggio che noi conosciamo come Superman e che in origine si chiamava Kal-El, quindi addirittura proprio anche qui con un nome ebraico, Kal-El che significa El rapido e leggero, e quindi, come dire, noi ci inseriamo in questo discorso, in questo canale del fumetto biblico, che però dopo vi racconto non ha un'origine moderna, ma ha un'origine molto antica e poi ve la racconto. Però la parola deve andare assolutamente a Riccardo, che non è soltanto il disegnatore, ma è anche lo sceneggiatore. Io poi ci ho messo ovviamente le mie parti bibliche, con un pochettino più di fantasia, perché trattandosi di un fumetto sono molto più libero di scrivere e di inserire situazioni e ambientazioni di quanto non sia libero, o meglio appunto di quanto non sia costretto a fare invece quando scrivo i libri, però lo sceneggiatore, il disegnatore è l'amico Riccardo Rontini, e quindi Riccardo, vai. Diciamo che tutto è partito tramite una questione di stima, quindi io stimavo Mauro come persona, lo conobbi tramite internet e quindi gli proposi questo progetto fumettato, questa graphic novel, senza, confesso, aver mai letto Marvel e altri fumetti. Quindi sono andato veramente a prendere ciò che Mauro diceva, quindi tramite qualche film avevo qualche infarinatura, ma a livello di fumetti non ne avevo tanta. Quindi quando ho sentito poi parlare di Eternals e altri fumetti, il parallelismo era talmente simile che ho detto, ma è incredibile che tramite comunque gli scritti e le ipotesi, se vogliamo, le teorie di Mauro, combaciassero queste cose, combaciavano. Quindi interessante questa cosa, come è nata e come si è sviluppata nel corso di questi anni. È nato nel 2014, il primo volume l'abbiamo presentato a Lucca Comics e con un editore abbiamo editato il primo volume. E di volume in volume Mauro mi offriva dei contenuti che poi andavamo a sciorinare tramite le sceneggiature, e quindi questo sicuramente ha permesso la creazione di qualcosa di, per me, inaspettato sicuramente, ma inaspettato soprattutto nel momento in cui ho realizzato che altri avevano scritto bene o male le stesse cose. Adesso noi non siamo ebrei, almeno io non sono ebreo, non sono di famiglia ebrea, ma comunque neanche lui, però è interessante. Sicuramente siete interessati al tema, tu seguivi Mauro, Mauro ovviamente ha sviluppato questo tema, e in effetti ci sono numerosi autori proprio di fumetti di origine ebrea che hanno
in qualche modo portato nel mondo quella che era un po' la loro storia, perché noi alla fine la leggiamo così. E Gli Eterni, tra l'altro, io notavo che c'è una certa discrepanza tra il fumetto, che sicuramente era più dettagliato, e il film assolutamente colossale, a me sinceramente è piaciuto molto, che però edulcora un po' gli inizi, sembra quasi una scelta, diciamo, politico-religiosa, cioè non è così chiaro il discorso anche della manipolazione genetica, mentre nel fumetto lo troviamo ben descritto esattamente come certo. quindi questo lo trovo interessante. Come anche. nel nostro, sì, esattamente. Tra l'altro, appunto, questa idea, no, di fare il fumetto perché intanto perché nel fumetto si è ovviamente più liberi di raccontare, perché per definizione è fantasia narrativa, che però parte direttamente, ovviamente, nel nostro caso, dal testo biblico. Peraltro, il discorso dei fumetti sulla Bibbia è un discorso che ha una storia molto lunga, che passa anche attraverso, ad esempio, una pubblicazione come questa, no, delle edizioni San Paolo, che ha fatto la storia sacra a fumetti, non per i bambini, ma in 3 volumi l'ha messa tutta, cioè si parte dalla Genesi e si arriva a Gesù. Noi diciamo che in 15 volumi siamo arrivati a Sodoma e Gomorra, ovviamente inserendo le vicende bibliche all'interno di un complesso, di un contesto molto più vasto, perché noi coinvolgiamo tutto il mondo. Per esempio ci sono dentro, in questa edizione che abbiamo voluto, direi soprattutto che hai voluto, molto bella, un po' di lusso, anche una cartina dove indichiamo tutti i vari siti che vengono toccati di volta in volta dalle vicende che si svolgono all'interno delle, quindi sono segnalati con dei circoletti, e poi ci sono gli altri siti dove appunto le nostre vicende si ambientano, perché questi Elohim ovviamente avrebbero operato su tutto il pianeta Terra. Però mi piace ricordare una cosa: il fumetto biblico è nato tanti secoli fa, perché tutti hanno in mente la cosiddette Bibbie, chiamate così anche se insomma il nome assume diversi significati, le Bibbie dei poveri, tipo per esempio le rappresentazioni delle scene bibliche sulle vetrate delle cattedrali gotiche, eccetera. Ma si va indietro molto prima, e si va addirittura al IX secolo d.C., quando un certo Sant'Oscar, il cui nome originario sarebbe Ascario o Asgario, che era un monaco benedettino, e lui aveva avuto l'incarico di evangelizzare la Danimarca. Lì le cose non è che gli siano andate molto bene. Poi è passato in Svezia, e in Svezia è riuscito di più, diciamo, a portare a termine il suo compito, ed è diventato poi, tornando verso il sud in Germania, è diventato arcivescovo di Amburgo e poi di Brema. Ecco, nella cattedrale di Brema ci sono dei frammenti di una rappresentazione a fumetti di vicende bibliche che è attribuita proprio a lui. Quindi questo Sant'Oscar o Sant'Ascario sarebbe l'inventore del fumetto biblico, che poi è passato nei secoli appunto a vere e proprie produzioni di volumi, che erano volumi di un 40-50 pagine, che come erano fatti? Avevano nei 4 angoli dei testi molto sintetici, poi sopra e sotto c'erano delle immagini dei profeti, in centro c'era l'immagine di una scena tratta dal Nuovo Testamento, e a fianco c'erano invece scene dell'Antico Testamento che, secondo ovviamente la fantasia degli autori, ed ecco qui la fantasia, la libera fantasia che opera nel fumetto, secondo la libera fantasia degli autori si collegavano a quella scena. Per esempio c'è una pagina abbastanza famosa dove al centro si vede l'annunciazione della Madonna, la quale accetta con fede questo intervento, insomma, dell'angelo divino. A sinistra, per chi guarda, si vede invece la tentazione di Eva, cioè proprio per dire che invece Eva, insomma, non ha dato credito alle parole di Dio e quindi si è comportata come sappiamo. A destra abbiamo una rappresentazione di una scena tratta dal libro dei Giudici,
dove c'è il giudice Gedeone disegnato con a fianco un vello di un animale, perché rappresenta quello che viene chiamato il miracolo di Gedeone, cioè questo giudice che era stato chiamato a combattere contro i Midianiti e gli Amalechiti, tutti parenti degli israeliti come al solito, a combattere contro di loro. Allora lui chiede una prova a Dio e mette lì questo vello dell'animale, gli dice: se domani mattina la rugiada è tutta raccolta in questo vello e attorno il terreno asciutto, vuol dire che Dio è con me. Ecco, quindi il fumetto biblico è una forma di comunicazione che ha molti secoli, perché, ripeto, è nato quantomeno nel IX secolo d.C. Quindi noi siamo ben inseriti in una scia nella quale poi noi, ovviamente, soprattutto tu, abbiamo operato con tecniche moderne e però abbiamo inserito nella chiave di lettura biblica tutte quelle vicende che in un saggio, cioè in un libro sulla Bibbia, ovviamente non si possono mettere, e le abbiamo rappresentate. E magari adesso ti direi, se vuoi, di far vedere qualcosa, poi facciamo vedere anche che altro tipo di contenuti contiene questa nuova edizione. Assolutamente. Una cosa che volevo sottolineare, tra l'altro, è che il nostro lavoro, almeno da come pare a me, magari è venuto fuori involontariamente, ha uno scopo quasi più didattico che, come posso dire, ludico per certi aspetti, perché se guardiamo tutti i fumetti della Marvel, gli Eternals, eccetera, se guardiamo anche le divinità, i cosiddetti celestiali che hanno creato tutta l'umanità e ogni tanto vengono alcuni devianti dicono per cibarsi di loro, cioè hanno questo concetto di divinità quasi che crea proprio i mondi, qualcosa di enorme, umanizzazioni più grandi alcune volte di pianeti, quindi ci sono queste rappresentazioni di umanoidi che creano. Io e Mauro, secondo me, siamo un po' più terra-terra per certi aspetti, almeno nel nostro intento progettuale. Ecco, sì, io direi che più che terra-terra, quello che era ed è stato, da quando ci siamo conosciuti, è stata un po' la mia indicazione, la mia scelta è: partiamo come al solito dalla Bibbia. Poi, trattandosi di un fumetto, io per primo mi sento più libero ovviamente, quindi più libero di inserire, insomma, degli elementi che propriamente nella Bibbia non ci sono. Però, in effetti, proprio per documentare quello che dicevi tu, qui noi abbiamo, ad esempio, delle pagine dedicate agli Elohim, in modo che anche chi non ne sa nulla o chi ha letto qualche libro qui trova una sintesi comunque sulle figure degli Elohim. Abbiamo il riferimento biblico, quindi abbiamo il testo biblico di riferimento al quale si rifà il fumetto. Abbiamo una cronologia che ci dà delle indicazioni, ovviamente di massima, in relazione agli eventi. Abbiamo la cartina che ovviamente si aggiorna di fumetto in fumetto con i nuovi cerchietti sui vari, e qui già tutti possono vedere come ci si interessi di Baalbek, della Piana di Giza, di Saxa Human, di Nazca, dell'isola di Pasqua e così via. Poi arriveremo all'Australia nei numeri successivi, e poi alla fine c'è un glossario dove ci sono tutti o i nomi di persona o le descrizioni dei siti che siamo andati a toccare, ed è un glossario che si arricchisce di volume in volume, perché ogni volta vengono inserite le parole nuove. Quindi in realtà questo è un vero e proprio libro fumetto, più che soltanto un fumetto. Io ricordo che questi volumi appunto sono arricchiti da numerose tavole di testo che personalmente come lettrice avevo trovato molto interessanti, proprio per riassumere un po' quelle che sono le riflessioni di Mauro, e che Riccardo proprio ha messo in luce con disegni splendidi e anche colori, perché c'è un colorista anche da ringraziare, vero Riccardo? Esatto. Valerio De Cristofaro. Ecco, quindi bravissimo, e vedrete proprio la nitidezza e i colori che sono davvero affascinanti. Esatto. Oltre a Valerio De Cristofaro devo ringraziare anche Matteo Macchi, che comunque ha collaborato per il 6º volume alla colorazione, che attualmente non è online ma lo sarà presto.
E poi detto questo, però, appunto, mi diceva Mauro, avendo arricchito con tutte queste tavole, gli autori hanno lavorato davvero tanto, quindi non è stato proprio un gioco. Il fumetto a volte può essere davvero impegnativo. Ah, è stato molto impegnativo, molto impegnativo. Quindi, Ogni volta erano ore di colloqui tra me e Riccardo per certo, definire la sceneggiatura, stabilire Assolutamente. bene che cosa inserire. Insomma, quando uno Assolutamente. fa un libro lavora da solo e quindi da solo, come dire, certo. discute per conto suo. Mentre, E con il mentre invece qui fumetto. bisognava essere in due e far combaciare temi con la necessità di renderli graficamente, insomma, quindi, e di rendere graficamente qui ovviamente Riccardo ma poi adesso ce li fa vedere lui, insomma, ideato anche queste figure degli Elohim e li ha inseriti anche nelle lotte tra di loro, ovviamente, perché qui ci siamo rifatti sia alla Bibbia, ma ci siamo rifatti anche ai testi sumero-accadici, ai testi dei Maya, ai racconti degli australiani, siamo andati in Africa con i Dogon, eccetera, quindi insomma abbiamo girato Sì. un po' il mondo. Quindi direi proprio un prodotto ricco da collezionare gelosamente, e secondo me apre proprio anche un pochino questa idea e questo gusto per la lettura ai giovani, perché comunque sono i maggiori fruttori dei fumetti, anche se in realtà già le persone della mia generazione sono veramente ancora appassionatissime. Il fumetto sta ritornando proprio in auge e quindi noi abbiamo pensato di fare questo regalo ai lettori. Riccardo, hai trovato qualche difficoltà particolare? Cioè, c'è stato qualche personaggio che ti è costato un po' di più o che hai nel cuore? Ecco, un Ma in personaggio realtà forse Adam, quel poveretto. vedi, anche tu, Posso vedi, la darmi lui perché creazione non è facile, ecco. no, no. Però devo dire è stato molto divertente come progetto, perché io e Mauro andavamo avanti episodicamente, nel senso che noi siamo partiti da un'idea, un'infarinatura generale che è il preludio, e poi pian piano ogni capitolo è stato preso in considerazione. Siamo riusciti in 100 pagine per volume a far stare, diciamo, i concetti di pochi versi, cercando di aggiungere, edulcorare la trama con altre vicende del mondo. Certo. E comunque sono gli stessi episodi che emergevano dalle conferenze comunque di Mauro. Certo, quindi più che edulcorare direi le avete arricchite, perché Sì, proprio magari esatto. arricchite tantissimo. Esatto. La genesi della DAM non è stata proprio facile. Hai No, dovuto perché poi un po' comunque tutte lavorarci. le ore che abbiamo passato Mauro nel cercare anche di elaborare effettivamente una trama, perché un conto è parlare a spezzoni e un altro è creare un filone, un filo rouge che prende tutti gli elementi, cercando di non farli star male tra di loro. Comunque deve esserci un filo rosso, esatto. E quindi con Mauro era un continuo botta e risposta, facciamo così, no, potremmo fare cosa, eccetera. No, immagino, certo. Sicuramente una delle parti più complicate da realizzare, anche da immaginare, è stata l'Eden. Quindi secondo me la parte più complicata era creare questa struttura, anche dal punto di vista della planimetria, che andasse a giustificare poi tutto quello che l'Adam e Eva e gli Elohim ovviamente facevano all'interno. Poi all'interno ci sono situazioni in cui si creano proprio degli animali. Ho provato a immaginare come si potesse creare una creatura come il gatto, tramite sempre una concezione molto di design, sempre in questa cosa. E tra l'altro, scusa se ti interrompo, il gatto non è una scelta a caso, perché il gatto sappiamo essere stato in Medio Oriente, in Egitto in particolare, un animale sacro. E sacro voleva dire appunto dedicato agli dei, riservato agli dei. E poi si dice sì, il gatto era sacralizzato perché mangiava i topi, i quali a loro volta mangiavano il grano. Certamente, ma il gatto è una riproduzione ridotta dei grandi felini. E quindi in realtà noi abbiamo immaginato, e perché così ci dice anche la Bibbia, che loro lì dentro il Gan Eden producevano ogni vegetale che porta frutto buono da mangiare, e poi, come ci dice la paleozoologia, lì sempre in quel territorio si è assistita alle prime forme di addomesticamento, cioè quindi di animali che diventavano domestici, animali che venivano allevati, eccetera, e Adamo ed Eva, e lì l'abbiamo rappresentato, erano dedicati al lavoro. Quindi vediamo Eva che attraverso meccanismi particolari si occupa di nutrire gli animali e così via. E poi l'altra parte che mi ricordo è stata un pochettino difficile da rappresentare è stata il discorso dell'albero, che tu hai magnificamente ideato, perché appare chiaro che il discorso dell'albero e del serpente che tenta Eva
tiene, come dire, sotto traccia invece la vicenda di Eva che viene, certo, diciamo che subisce un rapporto sessuale da parte di uno degli Elohim, e anche lì tu l'hai rappresentato molto bene con l'Elohim che si sovrappone all'albero, giusto per far capire come le due cose in realtà rappresentino una vicenda molto concreta di un rapporto sessuale, di una ibridazione, e tu l'hai rappresentato con molto realismo ma anche con molta eleganza. Diciamo che quella è stata una delle parti effettivamente più complicate, perché noi abbiamo usato la metafora pure semplice, quindi l'albero, l'Elohim, ma comunque da quella metafora abbiamo dovuto giustificare la creazione dei Cainiti, perché fondamentalmente Caino poi è una conseguenza di quell'evento, quindi esatto. il fil rouge prendeva anche questi aspetti, appunto. Certamente. E difatti il volume quinto termina con la vicenda di Caino e Abele, insomma. Esatto. Mentre appunto al 15° siamo arrivati alla bellissima vicenda, bellissima per noi da raccontare. Per noi che la raccontiamo, per chi l'ha vissuta, bellissima vicenda di Sodoma e Gomorra. In effetti, Riccardo, ti vedo preparatissimo sugli eventi biblici, quindi sicuramente dopo questo lavoro ho fatto del mio meglio, e diciamo che era comunque anche un mio lavoro, quindi ormai sei introdotto sull'argomento, e in effetti a me capita, avendo letto i vostri fumetti, quando penso all'Eden penso alle tue immagini, quindi me lo figuro così, ecco, perlomeno hai dato corpo a quella che era una descrizione, un'immaginazione in maniera davvero fedele. E anche adesso, vedendo ad esempio quel sito archeologico davvero affascinante che è Göbekli Tepe, ha comunque delle caratteristiche che un pochino ricordano, e in effetti voi già nel 2014 ne avete parlato, quindi davvero interessante, complimenti. La passione credo che ci accomunava a me, Mauro, era proprio quella di rendere in quel caso concreti a livello visivo, assolutamente, gli archeologici come erano un tempo, come il Tempio Bianco di Eridu che abbiamo rappresentato nel 14° volume, che non è mai stato visto, cioè concettualmente non esiste, però negli scritti si evince questa sua esistenza nel passato. Noi abbiamo cercato di ricostruirlo come meglio potevamo tramite alcuni riferimenti. Curioso come ci siamo incontrati anche in questo caso. Quindi come abbiamo ricostruito i luoghi in cui si riunivano i capi degli Elohim per prendere le decisioni, abbiamo ricostruito i contrasti tra Enki ed Enlil, cioè i due figli del capo dell'impero degli Anunna o Anunnaki, perché ovviamente insomma loro erano direttamente coinvolti nelle decisioni, e lì viene fuori il contrasto. Vabbè, non sto a raccontare tutto. Certo, non spoiler, ma... E questo comunque ha creato veramente dei fans del progetto e del prodotto soprattutto. Infatti tanti giovani ci chiedono: mi manca il capitolo tale, eccetera. Quindi noi abbiamo inserito adesso i primi 5 nella versione deluxe, elaborati, colorati, tutti belli. C'è poi anche una versione lievemente più economica, ma sempre a colori, dei primi 15 volumi, se non sbaglio. Esatto. Bene. E tra l'altro, appunto, vedendo le varie cose, qui adesso prendo a caso il volume 2, abbiamo inserito anche Göbekli Tepe, no? Con l'installazione dei vari Gan Eden, eccetera, e quindi dove poi si installano gli Adam che devono lavorarci, seguirli, eccetera. Quindi, insomma, ci siamo sbizzarriti, avendo sempre però come punto di riferimento i racconti degli antichi, facendo finta che siano veri ancora per noi, quindi che fossero veri intanto per loro come dato di cronaca, ma che fossero veri per noi anche. E quindi noi qui però, ripeto, ci siamo lasciati guidare anche un po' dalla fantasia, ma sempre con un cordone ombelicale legato ai testi antichi. Visto che prima mi chiedevi del riferimento degli Elohim, da dove è stato preso, da quale spunto abbiamo usato, tratto, sostanzialmente i Dogon, prima citava Mauro, con questi mascheroni e le loro tribù che danzano e ricordano questa discesa di personaggi strani, figli delle stelle. Un po' qualche riferimento a livello formale è stato preso, è stato attinto da queste tribù.
che si riconduce poi ai celestiali degli Eternals che tu citavi prima. Sono molto simili da questo punto molto di vista, simili, sì. certo. È come se anche nel fumetto, insomma, la stessa storia sia ripresa da varie parti. Io penso a questo piccolo Jack Kirby, che sicuramente è nato a Manhattan, quindi avrà seguito le loro funzioni religiose della comunità ebraica e ha sviluppato questa fantasia di mettere su carta questa storia un po' per diffonderla a tutti, però diciamo che la trama è quella, ecco. Sì. Caratteri, volti e fisionomie molto austere, quello che abbiamo, quello che poi emerge anche un po' dal racconto biblico. Ecco, sì, guarda, i Dogon sono qui nel volume 15. Ecco, perfetto, infatti, quelli lì. Ecco. Nella pagina dopo ci sono evidentemente loro nelle loro maschere richiamavano quelli che loro dicono, quando hanno parlato con gli antropologi, dicono che sono i maestri che gli hanno per esempio spiegato come la stella Sirio sia in realtà un sistema binario, cosa che si può vedere soltanto con un potentissimo telescopio, ma loro la rappresentavano, non se ne stupivano assolutamente e a domande precise loro rispondevano: ma noi lo sappiamo perché ce l'hanno detto i maestri che sono venuti dalle stelle. E tu li hai benissimo rappresentati qui nel volume quinto, dove hai rappresentato appunto i vari interventi degli Elohim su varie popolazioni. Siamo arrivati poi anche in Australia, insomma, con le rappresentazioni. Anche qui tu hai ripreso i disegni, anche i petroglifi che ci sono sia in Africa sia in Australia, sia in altre parti del mondo. Mi ricordo un giorno, anni fa, ma eravamo agli inizi, che alla fine di una conferenza avevo incontrato una persona, era venuta a cena, una persona che vive in Giordania, vicino a Nablus, e vedendo uno dei disegni che avevi fatto tu di quei cerchi di pietre che si trovano in Sudafrica, mi ha chiesto: ma questo da dove l'avete preso? Io gli ho detto: ma da rappresentazioni, appunto da fotografie, Riccardo l'ha riprodotte da appunto dei ritrovamenti archeologici che sono state fatti in Sudafrica. E lui ha detto: perché nessuno lo sa e nessuno ne parla, ma quello che voi avete rappresentato qui e che avete preso dal Sudafrica si trova pari pari in Giordania e sono assolutamente uguali. E sono quei recinti con delle camere interne, senza porte di accesso, e sui quali sono state date varie interpretazioni, ma non si sa esattamente. Bene, noi l'abbiamo, tu le hai riprodotte, e la cosa interessante è che dopo averle riprodotte ho scoperto casualmente, perché me l'ha detto questo Giordano, che si trovano sia in Sudafrica, e di quelle si parla, si conoscono, ma si trovano uguali in Giordania. Quindi come se fosse un sistema che veniva applicato in varie parti del mondo. E quindi sono stato contento di aver scoperto che insomma l'avevamo rappresentato. Sì, assolutamente. E quindi diciamo che appunto sono davvero ricchi, quindi sono fumetti a mio giudizio da non perdere, assolutamente divertenti, piacevoli, una bellissima collezione. E quindi poi proseguiremo. Troverete questi volumi in vendita su Amazon. Ecco, troverete ancora alcune copie della vecchia edizione che andranno ad esaurimento, e noi continueremo ad implementare, diciamo, questa nuova raccolta mano a mano, insomma, che saranno pronti i nuovi volumi, e vi auguriamo una buona e divertente lettura. Bene. A voi. Ciao e grazie. Grazie a tutti, e appunto tenete presente che si tratta di fumetti e dunque lì libero spazio alla fantasia. Invece nelle parti testuali siamo stati ovviamente il più rigorosi possibile. Ciao a tutti, a ciao, presto. ciao. Un saluto.